Buongiorno a tutti e ben trovati. Oggi vedremo come progettare e realizzare un circuito elettronico per il comando di una pompa ed un sensore di livello acqua con un semplice transistor ed un relè. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Buongiorno amici di YouTube, oggi vedremo come realizzare un circuito elettronico che attraverso un sensore di livello liquidi all'interno di una cisterna ci consenta di comandare, quindi accendendo o spegnendo, una pompa per fare in modo di comandare l'accensione di questa pompa al riempimento del liquido nel serbatoio, oppure al contrario far spegnere la pompa una volta raggiunto il livello di massimo, oppure farla accendere una volta che è sceso il minimo. Questo circuito comporta l'utilizzo di semplici componenti: un relè come questo qui, e ad utilizzare un semplice transistor. Attraverso questi due componenti potremo realizzare questo circuito elettronico che attiva una pompa allorquando l'acqua raggiunge il nostro sensore di livello. Se non avete intenzione di cimentarvi nella progettazione e realizzazione di un circuito a transistor, potete ordinare il kit che vedete in figura su eBay ad un prezzo di 10 euro e che svolge la stessa funzione. In tal senso potete saltare direttamente al minuto 18. Altrimenti, se volete imparare qualcosa di più sulla progettazione elettronica con un transistor, continuate a seguire il video. Prima di affrontare il circuito parliamo un attimo delle sue componenti, cioè il transistor e il relè. Il transistor è esattamente questo, vedete è molto piccolo, nel mio caso è un BC337. È un transistor che si usa normalmente come interruttore. Il relè invece è questo qui. Qui trovate la piedinatura del relè. Sostanzialmente la piedinatura è questa qui. Abbiamo i due pin sui quali si collega la tensione a 12 volt, quindi 12 volt, e i tre pin che invece consentono di comandare la nostra pompa. E per funzionare correttamente ha bisogno, oltre ai 12 volt, di una corrente di circa 30 mA. Un relè non è altro che una elettrocalamita, e questa elettrocalamita appunto viene attivata da questa tensione di 12 volt. Proviamo con il nostro alimentatore tarato a 12 volt a verificare l'assorbimento di questo relè e vedremo che l'assorbimento del circuito è di circa 30 mA. Quindi abbiamo verificato che questo relè assorbe 30 mA. Vediamo adesso in dettaglio come funziona il nostro transistor. Il transistor è composto da tre pin: la base, il collettore e l'emettitore. Possiamo, per analogia, assimilarlo a una sorta di rubinetto. Questo rubinetto fa fluire l'acqua in una certa direzione. La quantità d'acqua che fluisce tra il collettore e l'emettitore, cioè quindi la quantità di corrente che fluisce tra il pin del collettore e il pin di emettitore, dipende dalla quantità di corrente che mettiamo sulla base, che rappresenta la nostra manopola di comando del rubinetto. Maggiore sarà la corrente di base, cosiddetta IB, e maggiore sarà la corrente di collettore, cosiddetta IC, intensità di corrente di collettore. Capite bene che aumentando la
corrente di base di un transistor aumenta il flusso di corrente tra collettore ed emettitore. Il transistor, per poter funzionare, per essere acceso, diciamo così, e far fluire questa corrente, ha bisogno di una tensione di alimentazione. Tra la base e l'emettitore vi deve essere una tensione di almeno 0,7 volt. Quindi, fornendo alla base del transistor una tensione di 0,7 volt, questo si accenderà, quindi il rubinetto si aprirà e fluirà l'acqua. In questi due schemi sono rappresentate le due modalità di funzionamento di un transistor. Quando il transistor è acceso, quindi forniamo una tensione alla sua base, esso si comporta appunto come un interruttore completamente chiuso e quindi avremo un passaggio di corrente e il carico sarà alimentato. Quando la tensione alla sua base sarà di 0 volt, perché avremo collegato la nostra base tramite questa resistenza allo zero, al negativo, il nostro interruttore a transistor sarà aperto e non vi sarà passaggio di corrente. Tra questi due regimi di funzionamento del transistor vi è una via di mezzo che però non esamineremo in questo video. Vediamo nel dettaglio le correnti che attraversano il transistor. Abbiamo detto una corrente di base che serve per aprire e chiudere il nostro rubinetto e che farà fluire una corrente tra il collettore e l'emettitore. La corrente di collettore, cioè la corrente che passa dal collettore all'emettitore, cosiddetta IC, dipende dalla corrente di base, cioè da IB. In pratica maggiore sarà IB e maggiore sarà la corrente di collettore. Questa formula ci dice esattamente che l'intensità di corrente che passa attraverso il collettore per andare all'emettitore è data dalla corrente di base moltiplicata per l'HFE. L'HFE non è altro che il guadagno del transistor, cioè in pratica il rapporto tra la corrente di base e la corrente di collettore. Per esempio, un transistor che ha un guadagno di 100 vorrà dire che se forniamo alla base una corrente di 1 mA, attraverso il collettore e l'emettitore fluirà una corrente di 100 mA. Il transistor normalmente, il produttore del transistor ci dice mediamente qual è il guadagno di un transistor, cioè ci dice mediamente quanto riesce a guadagnare un transistor, ma di solito questo numero va dai 200 ai 300, quindi la corrente di collettore è 200-300 volte superiore alla corrente di base, ma noi possiamo con un semplice tester, con la funzione prova transistor, quindi HFE, possiamo controllare il guadagno di un transistor semplicemente inserendo i suoi pin nei corrispondenti indicati. Nel nostro caso abbiamo un BC337 che è un NPN, e inserendo i pin nelle fessure opportune il tester ci dirà quant'è il guadagno del nostro transistor. Vedete HFE 357. Quindi per questo transistor la corrente che immettiamo nella base verrà moltiplicata 357 volte e ce la ritroveremo come corrente che fluisce attraverso il collettore. Questo sistema di prova transistor, oltre a farci sapere il guadagno, ci consente anche di conoscere la piedinatura corretta del transistor. Se sbagliassimo ad inserire pin non succederebbe niente, semplicemente il guadagno sarebbe un numero non realistico. Quindi in questo modo riusciamo anche a trarre queste informazioni dal prova transistor, cioè la piedinatura del nostro transistor sconosciuto. Ma torniamo al nostro circuito. Abbiamo detto che vogliamo realizzare un circuito che accende il nostro relè che funziona a 12 volt 30 mA allorquando è presente dell'acqua in un serbatoio.
E come facciamo? Beh, semplicemente iniziamo a disegnare il nostro relè, lo colleghiamo al collettore del nostro transistor, l'emettitore lo colleghiamo a massa come in queste raffigurazioni qua e andiamo a decidere come alimentare la nostra base. Abbiamo detto che il transistor, per accendersi, cioè per condurre una corrente e quindi collegare il nostro relè all'alimentazione di 12 volt, ha bisogno di una tensione di base di 0,7 volt. Ma noi conosciamo la corrente che deve passare attraverso il relè. Questa corrente, IC, deve essere di 30 mA. Conosciamo anche il guadagno di questo transistor dato da 350 volte, quindi IC, intensità di collettore fratto intensità di base, è uguale a 350. Sapendo il guadagno del transistor, sapendo la corrente necessaria che vogliamo far scorrere tra collettore e emettitore in presenza appunto di un'accensione del transistor, basterà che dividiamo i nostri 30 mA per 350, che è il guadagno, l'HFE, e otterremo la corrente in milliampere che dobbiamo far passare all'interno della base. Questa corrente è data da 0,08 mA, ossia 85 microampere, ma questo non è poi così rilevante. Per alimentare il transistor con 0,7 volt e per far scorrere in esso una corrente di 0,08 mA necessaria per accendere il nostro relè, è necessario inserire una resistenza. La resistenza, che chiamiamo RB, sarà calcolata come segue. Prendiamo i 12 volt di alimentazione meno i 0,7 volt necessari per accendere il transistor, che deve essere acceso, deve ricevere anche una corrente almeno di 0,08 mA. Il calcolo della resistenza sarà 12 meno 0,7 diviso, che è 0,08 mA. Andiamo a fare i calcoli. 12 meno 0,7 volt, 11,3, diviso la corrente espressa in ampere, perché sopra abbiamo i volt, sotto dobbiamo riportare gli ampere. Ora 0,08 mA sono 0,00008 ampere. Il risultato è 141.250, cioè 141 kΩ. Questa resistenza dovrà essere da 141 kΩ. Quindi, ricapitolando, allorquando la corrente di base che noi andiamo ad iniettare nel nostro transistor è superiore a 0,08 mA, il transistor si accenderà, perché comunque forniamo 0,7 volt, non solo si accenderà, ma fornirà sulla sua collettore emettitore una corrente pari a 0,08 mA moltiplicato per il guadagno 350, ossia una corrente di 28 mA, che grosso modo è quella necessaria per accendere il nostro relè. Appare chiaro che questa resistenza, se non ci fosse, il transistor sarebbe spento. A questo punto, che conosciamo grosso modo lo schema del circuito che ci necessita, possiamo andare a realizzare il nostro circuito applicativo. Prendiamo il transistor BC337, l'emettitore lo colleghiamo a massa, il collettore lo collegheremo al nostro relè che funziona a 12 volt, i cui pin di collegamento saranno 3, e questi pin saranno in pratica quelli che ci consentono di comandare la nostra pompa.
per cui avremo che un pin è collegato al 12 volt e l'altro pin ovviamente sarà collegato alla nostra pompa a 12 volt. Chiaramente questa pompa potrebbe assorbire per esempio 2 ampere, nel qual caso il nostro alimentatore deve essere in grado di fornire 12 volt e 2 ampere. Infine, per comandare la nostra pompa possiamo direttamente collegare a questo punto i due connettori ai nostri elettrodi sonda. Eh sì, perché la resistenza dell'acqua contenuta nel serbatoio è molto più piccola dei nostri 142 kΩ che abbiamo prima calcolato. Quindi quando l'acqua arriverà a toccare le nostre due sonde, apparirà fondamentalmente come una resistenza da qualche 20, dai 20 ai 50 kΩ a seconda dell'acqua. E in questo modo possiamo direttamente verificare che la quantità di corrente che entrerà nella base del nostro transistor sarà maggiore di quella che abbiamo calcolato in precedenza come necessaria per arrivare ai nostri 30 mA. Di conseguenza, ecco qui che il nostro circuito è pronto. È necessario inserire un ulteriore componente in parallelo al nostro relè. Un diodo 1N4001 consente di scaricare le eventuali extra tensioni che si dovessero provocare a seguito dell'apertura del transistor direttamente sul positivo di alimentazione. In questo modo queste tensioni che si generano su questo nodo non andranno a distruggere il transistor. Quindi questo diodo è necessario. In più, sapendo che il nostro circuito funziona a 12 volt, possiamo anche inserire una resistenza e un LED di segnalazione che ci dice allorquando il nostro circuito è acceso oppure spento. Attraverso una resistenza ad 1,2 kΩ il nostro LED si accenderà con una corrente che è data dalla seguente formula, cioè 12 meno 1,6 volt, che è la caduta di tensione del nostro diodo LED, diviso con una resistenza da 1,2 kΩ, avremo una corrente di 8 mA, che è esattamente quella necessaria per accendere il nostro LED. In questo modo, quando si accenderà il relè, si accenderà anche il nostro LED. Bene amici, questo è il circuito teorico. Vediamo all'atto pratico. Questo è il circuito pratico realizzato da me su una basetta millefori a doppia faccia con tutti i vari collegamenti. Questi due cavi rappresentano il nostro sensore, mentre questi altri due sono i cavi di alimentazione 12 volt per il nostro circuito. Andiamo a effettuare una prova sul campo. Colleghiamo il nostro circuito 12 volt all'alimentatore 12 volt e a questo punto prendiamo il nostro serbatoio dell'acqua. Ecco qui il nostro serbatoio di acqua. A questo punto immergiamo il nostro sensore nell'acqua e vedremo il nostro LED, questo, accendersi. Vedete? Ho immerso nell'acqua i due fili di rame che rappresentano il collegamento, uno alla base e l'altro ai 12 volt. Se tolgo la sonda dall'acqua, il circuito si spegne. Ancora riimmergo, il LED e il relè si attivano. Bene, se non volete realizzare a mano questo circuito, sappiate che esistono anche dei circuiti online belli e pronti che svolgono la stessa funzione. A questo punto possiamo passare all'atto pratico e vedere come funziona. Immergiamo il nostro sensore con i nostri due elettrodi di rilevazione del livello dell'acqua
all'interno di un nostro serbatoio che andremo a riempire d'acqua. Per comodità ho inserito anche un peso per renderlo più affondante. Accendiamo la pompa, esce l'acqua dal nostro tubo e andiamo a riempire il nostro serbatoio. Allora, quando il nostro serbatoio si riempirà, il sensore farà bloccare la pompa e non riuscirà più l'acqua dal tubo. Vedete qui il sensore è completamente immerso nell'acqua, ma se lo togliamo, come in questo caso, la pompa tornerà a funzionare nuovamente. In questo modo il nostro circuito abbiamo verificato che funziona perfettamente. Bene amici, spero che vi siate divertiti e che questo video vi abbia avvicinato un po' al mondo dell'elettronica. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'aveste già fatto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!